Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la stesa, andando ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la torre. Si parte non dico in tono basso, però la torre spesso ci indica una fase di riflessione, di protezione e che può essere in qualche modo interpretata come una specie di chiusura, di distacco, però in realtà è una carta di consapevolezza, di preparazione, di attenzione, vuol dire che in qualche modo ci stiamo preparando ad affrontare qualcosa e quindi dall'alto della nostra torre possiamo osservare, valutare, verificare, cercare di capire anche, di pianificare cosa fare successivamente. Quindi vuol dire che abbiamo bisogno di fermarci un attimino. Poi possiamo fermarci per riposarci, assolutamente sì, oppure proprio per riflettere e pianificare attentamente, o addirittura magari perché ci sono delle priorità che devono essere assolutamente svolte e attenzionate. Poi troviamo la carta della croce, forse sono proprio queste le cose che devono essere attenzionate, è un qualcosa che deve essere concluso, spesso ci indica capire se è il caso di rinunciare a un qualcosa, quindi di liberarci, di lasciare andare alcune cose che non hanno funzionato, di fare dei profondi cambiamenti, di porre fine a un dolore, a un disagio e quindi permetterci poi di aprirci a un nuovo passaggio della nostra vita. Quindi nel bene o nel male, in qualche modo la croce ci sta dicendo che qualcosa giunge a conclusione e quindi di accettarla, anzi di portarla effettivamente a conclusione per aprirci in qualche modo adesso nella fase iniziale a varie possibilità, a varie alternative o comunque con il sentiero di fermarci lì al bivio e cercare di fare le nostre scelte. È una carta di scelta e di decisione, assolutamente quelle più importanti e quindi se abbiamo dubbi, perplessità, ecco che possiamo fare tutte le nostre valutazioni. Poi soprattutto quando sappiamo che magari dobbiamo affrontare un nuovo percorso o situazioni complesse, allora ecco, meglio cercare di fare una scelta sana, consapevole e ben decisa e studiata. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, alcune cose però possono riferirsi anche alle relazioni e rapporti più importanti per voi, ad esempio amicizia, famiglia, quindi chiedo sempre di ascoltare i vari suggerimenti e quindi di adattarli a quello che state vivendo. Il Giacinto, molto particolare perché indica quel desiderio, quella smania, quel gioco amoroso legato comunque al desiderio, alla seduzione, all'attrazione, a voler, coinvolgere, fare qualcosa di specifico che però rimane ancora in una fase di sospensione e di incertezza. Ci sta con quello che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè se, sentite comunque di dire di fare qualcosa, però siete ancora in quella fase: "Lo faccio, non lo faccio, lo dico, però non so come la prende", eccetera, eccetera, allora, di trovare il momento giusto, di fare prima chiarezza, anche perché poi questa è una carta, molto positiva,
perché parla proprio di condivisione, di massima apertura, amore o comunque sentimento, felice, soprattutto poi anche per le questioni di complicità, di cura, di senso di protezione, di miglioramento anche, dell'intimità e del rapporto stesso. Quindi vuol dire che c'è in senso lato magari bisogno di stabilità e di certezze. E allora ecco che bisogna chiudere, come abbiamo visto anche in questa circostanza, chiudere con alcuni atteggiamenti di lo faccio, non lo faccio, aspetta, aspettiamo, eccetera. Il gelsomino appunto è secondo me una carta che va a consolidare quello che è stato detto, proprio di conquista, di anche sensualità, seduzione, di quel gioco che abbiamo bisogno di mettere in moto. Può essere una provocazione, può essere sfoderare il proprio fascino, cercare di, condividere o comunque di comunicare, dire qualcosa, magari fare una sorpresa, eccetera. Quindi ci sono varie strategie, varie dinamiche che possono essere messe in moto sia per migliorare alcune situazioni che magari non procedono nel verso giusto e non vi sentite soddisfatti in questo ambito, sia anche per aprirvi e portarvi in nuove direzioni che sono molto più belle e stimolanti, saranno molto più belle e stimolanti per voi. Questo vale ovviamente per le coppie, rapporti più importanti, per i single in realtà questo gioco, chiamiamolo così, che è saltato fuori, può essere un gioco di provocazione, può essere magari cercare di, stimolare in qualche modo, farsi sentire e aprirsi alla persona che ci interessa, oppure se proprio non c'è nessuno, magari abbiamo bisogno di aprirci, di condividere, di fare comunque un qualcosa che ci porterà, dei vantaggi. E proprio quei vantaggi che possono riguardare quella nuova conoscenza, la possibilità anche di trovare finalmente la persona giusta per voi. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche: lavoro, finanze, denaro. Partiamo con Omaggio di preziosi, molto, molto interessante e positiva perché è spesso legata alle notizie, quelle interessanti, al ai regali, ai doni, alle opportunità, a tutto ciò che è vantaggioso, favorevole per superare ostacoli, difficoltà, ma anche per mostrare la propria bravura, il proprio talento, riuscire a gestire in modo quasi perfetto il lavoro, il proprio, diciamo, denaro, quello che si ha a disposizione. Quindi ci sono queste belle occasioni e circostanze. Per altri anche poter gestire al meglio quello che state facendo per darvi l'opportunità di essere molto più tranquilli. Tranquillità cosa vuol dire tranquillità e leggerezza? Che, potete rilassarvi, potete star tranquilli che le cose funzionano e vanno nel verso giusto. Ovviamente, la componente leggerezza in senso negativo può indicare un'imprudenza, una disattenzione, quindi di, compiere delle azioni che comunque siano ponderate, ben precise, perché così si possono, evitare un po' di cose fastidiose. Quindi occhio e attenzione anche come si gestiscono. Avete delle ottime capacità, quindi, una distrazione, una disattenzione potrebbe, portare un po' di squilibrio, però è facilmente intuibile, infatti, troviamo anche questa bella carta di ottenimento e di successo e di realizzazione. Non solo, c'è quel significato in più di cambiamenti importanti, può essere, un'intesa, che si consolida, se c'è già stata precedentemente, magari un accordo, un qualcosa che riguarda il contratto, una notizia, un nuovo progetto, un qualcosa da intraprendere per far funzionare le cose poi in un certo modo, soprattutto per chi è alla ricerca. Quindi vuol dire che ci si può aspettare sia delle proposte o un indirizzo, una guida, dei consigli che possono essere molto utili per voi. Si conclude
conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!